Ciao a tutti, amici e amiche, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, ragazzi, ha fatto letteralmente tremare il mondo del gossip turco. Avete presente Burak Özçivit e Neslihan Atagul? Beh, preparatevi perché oggi vi racconto una storia che, se fosse un film, sarebbe da Oscar. So che molti di voi, come me, sono assolutamente ossessionati dalle soap opera turche e dalle vite dei loro protagonisti. E come David Turtle? Tra intrighi amorosi, segreti inconfessabili e ville da sogno, c'è sempre qualcosa di interessante da scoprire. E oggi, credetemi, abbiamo un vero e proprio scoop, un'esclusiva che ci farà mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere sull'amore, sul matrimonio e sulla fama. Ma prima di svelarvi tutti i dettagli di questa incredibile vicenda, voglio chiedervi una cosa importantissima. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un video e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo dello spettacolo turco e non solo. Prometto che non ve ne pentirete. E ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel vivo della questione. Prepariamoci ad affrontare un viaggio attraverso sussurri, speculazioni e, chissà, forse anche un pizzico di verità nascosta. Avete presente la serie Kara Sevda? Un vero e proprio cult, che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Protagonisti indiscussi, Burak Özçivit, nei panni dell'affascinante Kemal, e Neslihan Atagul, l'indimenticabile Nihan. La loro chimica sullo schermo era palpabile, elettrizzante, qualcosa di veramente speciale. Tanto che, ovviamente, i fan hanno iniziato a sognare una storia d'amore anche nella vita reale. Era impossibile non farsi trasportare dall'intensità dei loro sguardi, dalla passione che traspariva in ogni scena. La finzione si mischiava alla realtà, creando un'illusione perfetta di un amore eterno. E qui, amici miei, inizia la parte più succosa della nostra storia. Durante le riprese di Kara Sevda, si sono susseguite una serie di voci, rumors, indiscrezioni che parlavano di una forte tensione tra Burak e Neslihan. Alcuni dicevano che si detestassero, altri che ci fosse una competizione spietata tra di loro per accaparrarsi la scena. Ma la teoria più intrigante, quella che ha fatto sognare i più romantici, era che dietro a questi presunti litigi si nascondesse in realtà una passione segreta, un amore proibito. Dietro ai contrasti, secondo alcuni, si celava una attrazione irresistibile, un fuoco che ardeva sotto la cenere. Ogni discussione, ogni sguardo di sfida, veniva interpretato come un segnale di un sentimento molto più profondo. Ora, so cosa state pensando, ma Burak era già sposato con Fariye Evcen. E avete ragione. Burak e Fariye sono una delle coppie più amate e invidiate del jet set turco. Il loro amore sembrava una favola, un idillio perfetto. Matrimoni da sogno, apparizioni pubbliche impeccabili, dediche romantiche sui social media, tutto sembrava indicare una felicità senza ombre. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, dietro le apparenze si possono celare delle verità molto diverse. Dietro ai sorrisi perfetti e alle dichiarazioni d'amore, potrebbe nascondersi una realtà più complessa e dolorosa. E qui entra in gioco Addio Casa Rosa, un nome che, credetemi, ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Addio Casa Rosa è il titolo di un articolo, di un'indiscrezione, di un pettegolezzo che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. Secondo questa fonte, Burak e Fariye starebbero attraversando una grave crisi matrimoniale, una crisi talmente profonda da mettere a rischio il loro matrimonio. Si parla di incomprensioni, di litigi frequenti, di una distanza emotiva che si è fatta sempre più incolmabile. La Casa Rosa, simbolo del loro amore e della loro felicità, sarebbe diventata teatro di silenzi e recriminazioni. Ma cosa c'entra Neslihan in tutto questo? E qui arriviamo al punto cruciale. Secondo alcune voci, la causa di questa crisi sarebbe proprio la presenza di Neslihan nella vita di Burak. Sembra che i due, dopo la fine di Kara Sevda, abbiano mantenuto i contatti, coltivando un'amicizia speciale, un rapporto che, col tempo, sarebbe diventato qualcosa di più. Un'amicizia che, secondo i ben informati, si sarebbe trasformata in una relazione clandestina, alimentata dalla nostalgia dei tempi di Kara Sevda e dalla forte connessione che li legava. Ovviamente, non ci sono prove concrete di tutto questo. Si tratta solo di rumors, di indiscrezioni, di pettegolezzi che circolano nel mondo del gossip. Ma, come si dice, non c'è fumo senza arrosto. E il fatto che questa voce sia diventata così virale, che se ne parli ovunque,
fa pensare che forse, dietro a tutto questo, ci sia un fondo di verità. Il silenzio dei diretti interessati, poi, non fa altro che alimentare le speculazioni e le fantasie dei fan. E la proposta che sconvolge tutti. Beh, qui si arriva al colpo di scena finale. Sempre secondo queste indiscrezioni, Burak avrebbe fatto una proposta a Neslihan, una proposta che, se confermata, cambierebbe per sempre le carte in tavola. Di cosa si tratta? Sembra che Burak abbia proposto a Neslihan di lasciare tutto e di fuggire insieme, di iniziare una nuova vita lontano dai riflettori, dai paparazzi, dalle convenzioni sociali. Una fuga romantica, un gesto estremo per coronare un amore proibito. Una proposta folle, audace, romantica, a seconda dei punti di vista. Una proposta che, se fosse vera, dimostrerebbe che l'amore può essere più forte di tutto, anche del matrimonio, della famiglia, della carriera. Ma, ripeto, si tratta solo di voci, di rumors. Non c'è nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Nessuno ha confermato o smentito la notizia, lasciando i fan con il fiato sospeso. E quindi, cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere a queste voci, a questi pettegolezzi? Dobbiamo credere che Burak e Farie siano davvero in crisi? Dobbiamo credere che Burak abbia fatto una proposta a Neslihan? La verità, amici miei, è che non lo sappiamo. Possiamo solo fare delle ipotesi, speculare, sognare. Possiamo analizzare i segnali, interpretare i silenzi, ma la verità rimane sfuggente come la sabbia tra le dita. Quello che è certo è che questa storia ha catturato l'attenzione di tutti, ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico. E, come spesso accade in questi casi, la verità si trova da qualche parte nel mezzo, tra le voci, i rumors e le smentite. La verità è un mosaico complesso, fatto di frammenti di realtà e di percezioni soggettive. E ora, facciamo un passo indietro e analizziamo la situazione da un punto di vista più razionale. È possibile che Burak e Farie stiano attraversando una crisi? Sì, è possibile. Tutte le coppie, anche quelle più famose e invidiate, possono avere dei momenti difficili. La vita è fatta di alti e bassi, di gioie e dolori. La pressione dei media, le aspettative del pubblico, la difficoltà di conciliare la vita privata con gli impegni professionali possono mettere a dura prova anche il rapporto più solido. È possibile che Burak e Neslihan abbiano un'amicizia speciale? Sì, è possibile. Hanno lavorato insieme per anni, hanno condiviso esperienze intense, hanno creato un legame forte. È normale che si siano rimasti in contatto. La chimica che si è creata sul set di Kara Sevda potrebbe aver dato vita a una profonda amicizia, basata sulla stima reciproca e sulla condivisione di passioni comuni. È possibile che Burak abbia fatto una proposta a Neslihan? Qui, la questione si fa più complessa. Senza proof concrete, è impossibile dire se sia vero o meno. Ma, come si dice, sognare non costa nulla. E chi non vorrebbe credere in una storia d'amore così appassionante e travolgente? Chi non vorrebbe vedere trionfare l'amore vero, anche a costo di sconvolgere le convenzioni sociali? Quindi, alla fine dei conti, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare. Aspettare che i diretti interessati prendano la parola e ci raccontino la loro versione dei fatti. Aspettare che la verità venga a galla, che le carte si scoprano. Nel frattempo, possiamo continuare a sognare, a speculare, a fare ipotesi. Ma sempre con un pizzico di scetticismo, perché nel mondo dello spettacolo, si sa, le apparenze spesso ingannano. La pazienza è la virtù dei forti, e in questo caso è l'unica arma che abbiamo per scoprire la verità. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. So che l'argomento era un po' piccante, ma spero di avervi raccontato tutto in modo chiaro e trasparente. Ho cercato di analizzare la situazione da diverse prospettive, senza prendere una posizione definitiva e lasciando a voi la libertà di farvi la vostra opinione. Ricapitolando, abbiamo parlato dei rumors sulla presunta crisi tra Burak Oshivit e Farie Evcen, dell'indiscrezione addio Casa Rosa e della presunta proposta che Burak avrebbe fatto a Neslihan Atagul. Abbiamo analizzato la situazione da diversi punti di vista, cercando di capire cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in tutta questa storia. Abbiamo esplorato le diverse teorie, soppesato le prove, o la loro assenza, e cercato di fare luce su un mistero che appassiona milioni di persone. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato il mio racconto e che vi siate divertiti insieme a me. Spero di avervi offerto un'analisi completa e imparziale di una vicenda complessa e ricca di sfaccettature. Adesso, voglio sapere cosa ne pensate voi.
Cosa ne pensate di tutta questa storia? Credete che Burak e Farie siano davvero in crisi? Credete che Burak abbia fatto una proposta a Neslihan? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissima di sapere cosa ne pensate. Voglio sapere se siete team Farie, team Neslihan o se preferite rimanere neutrali e aspettare che la verità venga a galla. E per finire, un'ultima cosa. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e con tutti gli appassionati di soap opera turche. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un video e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità. Non dimenticatevi di seguirmi anche sui miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news dal mondo del gossip. Grazie ancora per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio grande e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ricordatevi sempre di prendere le notizie con le pinze e di non credere a tutto ciò che leggete online. La verità è spesso più complessa e sfuggente di quanto si possa immaginare. A presto!